Ciao ragazzi, nel video di oggi parliamo di come recuperare una lingua, come fare a riprendere in mano una lingua se l'abbiamo studiata per un po' di tempo, magari l'abbiamo imparata a scuola, magari al liceo ed è qualche anno che non la utilizziamo, come possiamo ricominciare e andare avanti a studiare. 3, 2, 1, si comincia. La verità ragazzi è che se abbiamo studiato una lingua ce l'abbiamo in qualche angolo del cervello, in qualche angolo della memoria, quindi è ancora lì. È un po' come quando andiamo a sciare, no? Io per tanti anni non sono andato a sciare, quasi 7, credo, 8 anni. Poi mi sono rimesso sulle piste da sci, in realtà non sciavo, ma andavo con la tavola, lo snowboard e, se non mi ammazzo, praticamente in poco tempo, all'inizio ero un pochino insicuro, sono riuscito a ripartire, ok? Il primo giorno così così, il secondo giorno già quasi mi era tornato tutto e il terzo giorno già andavo tranquillo, iniziavo a fare i salti, eccetera. È molto simile con le lingue in realtà, no? Ovviamente solo se abbiamo imparato questa lingua fino ad un certo punto, cioè se io 5-6 anni fa ero in grado di parlare, ero fluente in questa lingua, poi non l'ho più usata per tanto tempo, posso recuperarla. Se invece io 5-6 anni fa magari avevo un livello base, o anche 20 anni fa, ok, pensiamo magari ai tempi della scuola, ai tempi del liceo, se avevo un livello base, allora no, ragazzi, diventa molto difficile. Se però già parlavo, poi ho smesso di parlare, allora è rimasto tutto, è tutto lì. Come fare quindi per recuperare la lingua, per riprendere in mano questa lingua? Beh, il punto fondamentale è partire da input comprensibile, quindi iniziamo a ascoltare cose nella lingua che vogliamo riattivare, che possono essere dei podcast, possono essere dei video, può essere anche leggere qualcosa. Leggere è già un pochino più complicato. Io consiglio magari di partire con dei video, con dei film, con i sottotitoli o anche magari, se davvero vogliamo leggere, dei libri semplificati, no? Con il livello A1, A2, eccetera. Questo tipo di libri ci aiutano tantissimo a riattivare la lingua. Cerchiamo di farlo ad un livello tale per cui non sia troppo semplice, ma non sia neanche troppo difficile, ok? Magari se prendiamo un libro, diciamo livello A2, e vediamo che è troppo difficile, prendiamo un libro A1, ok? E al contrario, se A2 è troppo facile, e mi accorgo che già capisco tutto, allora partiamo, o meglio andiamo subito a un B1, ok? Quindi l'idea di base è questa, riattivare la lingua, non cercando di parlare, perché magari non ci vengono le parole, però quando qualcuno ci parla le capiamo. Quindi andiamo di input, quando ci sentiamo sicuri con l'input, allora cerchiamo di iniziare di nuovo a parlare la lingua. Come possiamo fare per parlare la lingua in questo contesto? Beh, possiamo parlare la lingua con dei tutor, ad esempio online, o se abbiamo la fortuna di avere degli amici che parlano nella lingua che vogliamo riattivare, allora possiamo farlo nella lingua con i nostri amici, però questo viene dopo tanto input, ok? Ovviamente dipende da quante ore al giorno uno investe nell'input, quanto tempo, quanto davvero poi ascolta o guarda dei video attivamente, no? Perché io potrei guardare un video o ascoltare un podcast mentre cucino, è meno attivo che non se mi siedo davanti alla scrivania, ascolto un podcast, scrivo le parole che non capisco, ok? Quindi è difficile dire, ok, ci metti un giorno, 2 giorni, una settimana, 2 mesi, dipende da quante ore ci metti e da il modo in cui investi il tempo in questa attività. Quindi questo è il mio consiglio, ragazzi. Riattivare una lingua è possibile, ricordatevi però, solo se l'abbiamo imparata ad un livello abbastanza avanzato. Se poi vogliamo andare avanti a migliorarla, allora possiamo iniziare anche a scrivere, ok? Scrivere però con un feedback chiaro e dettagliato. Possiamo scrivere dei testi
ad esempio online, io l'ho fatto per tanto tempo con il francese, scrivevo questi testi in francese, li mandavo a un'amica madrelingua francese, anzi non li mandavo, era un documento condiviso e lei me li correggeva, ok? Quindi questo è molto utile, però ovviamente dopo l'input sono abbastanza rigido, torno su questa cosa, input, 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 e partire da un livello il più semplice possibile perché sia comprensibile ma allo stesso tempo divertente, interessante. Una volta che iniziamo a scrivere, l'idea poi è quella di ovviamente andare complicando i contenuti perché vogliamo riattivarla, questo è vero, però una volta che l'abbiamo riattivata vogliamo anche usarla questa lingua ovviamente. Quindi dovremo continuare a arrivare a quello che è il limite tra le cose semplici che capiamo e quelle che diventano quasi un po' frustranti. Non vogliamo superare questo limite perché sennò diventa un po' troppo complicato, ma vogliamo stare, diciamo, avere la certezza di essere costantemente a questo livello, quello che in inglese viene definito sweet spot, giusto? Continuare così e vedremo che con il tempo riusciremo a non solo riattivare la lingua, non solo recuperare la lingua, non solo riprendere o come lo volete chiamare, ma miglioreremo e continueremo a migliorare con il tempo. È importantissimo però anche organizzare lo studio di una lingua, quindi se volete sapere come fare, ho fatto un video in cui vi spiego passo passo come organizzarvi. Dategli un occhio, passatemi un like e ci vediamo nel prossimo video.